Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi andiamo a farci un giro con una supercar tedesca che ha quel non so che di italiano. Andiamo a scoprire la nuova Audi R8 Plus. Come voi sapete, oggigiorno molti appassionati criticano Lamborghini per essersi tedeschizzata. Beh, inutile negarlo che da quando Audi ha acquisito Lamborghini nel 1998 l'azienda ha subito un grosso cambio. Se da un lato hanno risanato le casse dell'azienda, dall'altro lato non si può negare che nelle Lamborghini di oggi troviamo molto Audi. Un paio di anni fa ho avuto modo di provare l'Huracan, che a detta di molti è praticamente un Audi R8. E beh, oggi sto guidando la nuova Audi R8 Plus grazie agli amici di STZ Auto. E oggi scopriremo quanta Lamborghini c'è nell'Audi R8. O forse la domanda è: quanta Audi R8 c'è nella Lamborghini Huracan? Tra l'Audi R8 Plus e la Lamborghini Huracan il prezzo non cambia di tanto nel mercato italiano. Nei mercati esteri, come quello ad esempio inglese, addirittura l'R8 Plus costa circa 20.000 euro in meno che da noi, creando un divario ancora maggiore rispetto all'Huracan. Anche se onestamente posso dire che come prime impressioni l'idea è quella di guidare una Lamborghini. E parlando di performance è inutile negarlo che sono molto simili, partendo dal 10 cilindri che ho dietro di me, che è lo stesso 5002 V10 aspirato che, indovinate un po', eroga la stessa potenza, 610 cavalli e 560 Nm di coppia. Mettiamo la modalità dinamica e vediamo come si scatena l'R8. Inutile negarlo che anche il sound è letteralmente lo stesso. Se chiudo gli occhi probabilmente finisco fuori strada, però l'impressione è proprio quella di essere al volante di una Lamborghini. Come potete sentire, tra una cambiata e l'altra anche l'R8 ha un doppio frizione che, indovinate, è lo stesso dell'Huracan, solo che in Audi lo chiamano S-Tronic, mentre i Lamborghini lo chiamano Lamborghini doppia frizione. Diciamo che S-Tronic è meno esotico come nome. E proprio come sulla Huracan anche la posizione di guida è la stessa e devo dire che mi piace. Ti dà l'idea di essere seduti per terra e si è ben avvolti da questi sedili a guscio che non sono neanche troppo scomodi, devo dire. Devo dire che anche impostando di nuovo la modalità su Comfort le sospensioni diventano più morbide e come per magia questa macchina diventa ancora più civile e utilizzabile anche in città. Se c'è un punto a favore che devo dare all'Audi rispetto alla Lamborghini, che senza dubbio l'R8 tende a dare un po' meno dell'occhio della Lamborghini, questo è poco ma sicuro. Però mi chiedo, se obiettivamente l'R8 e l'Huracan sono la stessa macchina, perché dovrei spendere, almeno in Italia, più o meno la stessa cifra per avere la stessa macchina, una con il logo Audi e una con il logo Lamborghini? Se c'è una cosa positiva che devo dire sull'R8 è che senza dubbio la rete Audi ha più concessionarie e officine sparse, quindi in caso di problemi è più facile risolverli. Ecco, forse una differenza
tra l'R8 e l'Huracan sta proprio nella cambiata, perché comunque sull'Huracan, impostando la modalità sport o corsa, la cambiata diventa più rabbiosa, diventa più secca, la senti in poche parole, mentre sull'Audi, che tu la tenga in comfort o in dynamic, rimane piatta. Io premo le palette dietro al volante e la cambiata non l'avverto per niente. E a proposito, se sull'Huracan abbiamo due grosse palette, qui abbiamo due piccole palette plasticose attaccate al volante. Devo dire che al tatto non mi fanno impazzire più di tanto. E non lo so, spendere 200.000 euro e ogni volta che premo questa paletta per cambiare marcia sentire questa sensazione di plastica non mi fa impazzire. Non solo le palette, ad esempio anche le bocchette dell'aria condizionata sono di plastica, anche a toccare non ti dà l'idea di essere qualità. Non capisco il perché di Audi di riempire questo bell'abitacolo di pelle di carbonio e poi perdersi su questi dettagli piccoli che comunque danno fastidio, perché se si spende tutti questi soldi non mi piacerebbe vedere queste cose di plastica. Diciamo che comunque un po' il sound si fa perdonare questi piccoli difetti. Guidando in questo momento in città con la modalità dynamic, le sospensioni non sono neanche così scomode. Si sente che rispetto a comfort sono decisamente più rigide, si riescono ad avvertire perfettamente ogni tipo di sconnessione e di buca. E stando seduto nel lato guidatore dell'R8 mi accorgo che questa è una supercar focalizzata sulla guida sportiva. La console centrale devo dire che è molto semplice, non troviamo un display di infotainment, non troviamo troppi bottoni. Tutte le cose che servono al guidatore le troviamo qui, sul volante. Abbiamo tanti comandi che ci permettono di utilizzare l'infotainment che è proprio davanti a noi. Abbiamo anche il selettore delle varie impostazioni di guida, il bottone per aprire o chiudere le valvole dello scarico e per accendere il motore. Quindi diciamo che davanti a noi abbiamo tante informazioni, bisogna solo prenderci un po' l'occhio, perché a un primo impatto diventa un po' confusionale avere così tante cose davanti a noi. Io devo dire di essere un po' più vecchia scuola, ancora non digerisco il fatto di avere davanti a me uno schermo completamente digitale dove vedere i giri del motore, la velocità. Diciamo che mi piace di più la lancetta analogica che sale. Però devo dire che il display che ho davanti a me è talmente completo che non ho capito molto bene come si utilizza. In questo momento posso vedere i giri motore, la velocità, in diretta posso vedere anche la percentuale di potenza e coppia che sto usando. E devo dire che è una cosa un po' confusionale. Diciamo che io preferisco più un tradizionale schermo infotainment messo qui al centro, dove da una parte posso utilizzare il sistema multimediale e qui posso focalizzarmi di più sulle cose che mi interessano nella guida sportiva. Inutile dire che accoppiare questo 10 cilindri con sistema di trazione integrale 4, beh, in termini di prestazione è una accoppiata vincente, perché si riesce a sfruttare appieno la potenza della macchina senza un minimo pattinamento delle ruote, e ciò ne beneficia l'accelerazione. 0 a 100 si copre in poco più di 3 secondi e questo sistema 4 ti dà un senso così forte di sicurezza che ti permette di spingere questa macchina, di sfruttarla e andare veramente forte. E beh, se avete il coraggio di tirarla fino al fondo scala, l'R8 Plus arriva a ben 330 km/h. E indovinate? Anche l'Huracan. Le similitudini tra Huracan e R8, come avete capito, sono veramente tante. E curiosando su internet, sul mercato dell'usato, fa impressione vedere come l'R8 tiene molto di meno il valore rispetto all'Huracan, il che può essere una cosa positiva se ne volete comprare una usata. Ad esempio questa qui che sto guidando è in vendita da STZ Auto a 135.000 euro. Se considerate che un Huracan nuova ve ne costa circa 210.000 più optional, beh, direi che non è male.
Devo dire che l'R8 eredita anche gli stessi difetti dell'Huracan, come ad esempio il bagagliaio. Se voi pensate al fatto che magari l'R8 è riuscita a sfruttare un po' di più rispetto alla Lamborghini, perché questa tende a passare un po' più inosservata, trovo un po' complicato fare viaggi lunghi con una macchina così, perché obiettivamente il bagagliaio anteriore è ridicolo a dir poco. Ho davanti il mio zaino con le videocamere e basta, non c'è posto per nient'altro. Devo dire, non male anche la potenza frenante dell'R8. La Plus monta di serie i freni carboceramici e indovinate, e anche l'Huracan. Inutile negarlo, dopo averle provate finalmente entrambe, devo ammetterlo, quello che dicono in tanti è vero. Note tante, forse troppe similitudini, però devo dire che sia l'R8 che l'Huracan hanno i loro pro e contro, e che obiettivamente per me una Audi R8 Plus usata a questi prezzi, secondo me con questa cifra si compra una supercar veramente completa. Beh, che dire dell'Audi R8 Plus? Io onestamente ne sono rimasto piacevolmente colpito dopo questo test drive. L'ho trovata una supercar piuttosto completa e come potete vedere sul mercato dell'usato si trovano a prezzi veramente buoni. E questa vi ricordo che a 135.000 euro, a solo 8.000 km, è praticamente nuova. E ve l'ho anche collaudata. Secondo voi è l'Audi R8 ad essere una sorta di Lamborghini a buon prezzo o è la Lamborghini Huracan ad essere una sorta di R8 costosa? Io nel dubbio ringrazio nuovamente gli amici di STZ Auto per avermela fatta provare. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!